In questo video consideriamo i sistemi lineari che hanno la matrice dei coefficienti con determinante uguale a 0. Consideriamo questo primo esempio di sistema lineare che ha due equazioni in due incognite. Scriviamo la matrice dei coefficienti. A uguale a 2 meno 3, 4 meno 6. Osserviamo che questa matrice ha due righe proporzionali, quindi il determinante di questa matrice sarà sicuramente uguale a 0. Avendo quindi il determinante uguale a 0 le righe proporzionali, la caratteristica di questa matrice A sarà 1. Consideriamo ora la matrice completa del sistema. Scriviamo che è 2 meno 3, 5, 4, meno 6, 11. Osserviamo invece che questa matrice non ha più le righe proporzionali, ma la sottomatrice formata dalle ultime due colonne ha determinante diverso da 0. Quindi in questo caso le righe non sono proporzionali. La caratteristica quindi della matrice completa sarà quindi 2. Osserviamo quindi che la caratteristica della matrice dei coefficienti e la caratteristica della matrice completa sono diverse. Possiamo quindi concludere che questo sistema non ha soluzioni, quindi non esistono soluzioni. Vediamo il secondo esempio. Un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite. Scriviamo la matrice dei coefficienti. Prima riga, 2, 4, 1, 1, meno 1, 2, 3, 3, 3. Osserviamo che in questa matrice la terza riga è la somma delle prime due righe. Quindi il determinante sarà sicuramente 0. Osserviamo anche che questa sottomatrice, formata dalle prime due righe, ha determinante diverso da 0. Quindi possiamo concludere che la caratteristica della matrice B è 2. Passiamo adesso a scrivere la matrice completa. Prima riga 2, 4, 1, 3, 1, meno 1, 2, meno 2, 3, 3, 3, 1. Osserviamo che anche in questa matrice completa abbiamo che la terza riga è ancora la somma delle prime due e naturalmente, come prima, abbiamo che le prime due righe formano almeno una sottomatrice che ha determinante diverso da 0. Quindi possiamo concludere che anche la caratteristica della matrice completa è 2. Abbiamo quindi concluso che le caratteristiche della matrice B e la caratteristica della matrice completa sono uguali. Allora possiamo dire che questo sistema possiede soluzioni, è risolubile e precisamente possiede, quindi esistono, infinito alla 3 meno 2 soluzioni, dove 3 è il numero delle incognite e 2 è il numero della caratteristica comune, quindi avremo infinito alla 1 soluzioni. Vediamo il terzo esempio, un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite. Scriviamo la matrice dei coefficienti. 2 meno 1, 3, 4 meno 2, 6 e 6 meno 3, 9.
osserviamo che questa matrice ha le righe proporzionali. Come si può notare, la seconda riga è il doppio della prima e la terza riga è il triplo della prima, quindi sono tutte tra loro tutte proporzionali. Chiaramente il determinante sarà uguale a 0 e da quello che abbiamo appena detto non esistono sottomatrici di ordine 2 che hanno determinante diverso da 0, quindi da quello che abbiamo detto la caratteristica non può che essere 1. Scriviamo adesso la matrice completa. Prima riga 2 meno 1, 3, 5. Seconda riga 4 meno 2, 6, 10. Terza riga 6 meno 3, 9, 15. Osservando questa matrice completa, vediamo che le considerazioni che abbiamo fatto prima per la matrice dei coefficienti vale anche per questa seconda matrice, perché anche questa matrice ha le tre righe proporzionali. Quindi concludiamo come prima che la caratteristica della matrice completa è uguale a 1. Quindi possiamo concludere che avendo le caratteristiche della matrice dei coefficienti e della matrice completa uguali, allora anche questo sistema è risolubile, quindi esistono le soluzioni e precisamente esistono infinito alla 3 quanto sono il numero delle incognite, meno 1 che è il numero la caratteristica comune, quindi infinito alla 2 soluzioni. Riassumiamo i tre esempi visti. Ricordiamo che stiamo studiando sistemi lineari che hanno la matrice dei coefficienti con determinante uguale a 0. Consideriamo quindi, ricordiamo il primo esempio che abbiamo visto. In questo caso avevamo trovato che la caratteristica della matrice A era diversa dalla caratteristica della matrice completa e avevamo concluso che nel primo sistema non esistevano soluzioni, quindi non esistono soluzioni. Nel secondo caso avevamo trovato che la caratteristica della matrice dei coefficienti era uguale alla caratteristica della matrice completa e queste caratteristiche erano uguali a 2. Nel tal caso avevamo concluso che il sistema aveva infinito alla 1 soluzioni. Poi nell'ultimo caso abbiamo visto che la caratteristica della matrice dei coefficienti era uguale alla caratteristica della matrice completa ed erano entrambe uguali a 1. Avevamo concluso che in questo caso esistono infinito alla 2 soluzioni. Quindi abbiamo visto tutti i casi possibili nel caso di sistemi lineari che hanno matrice dei coefficienti con determinante uguale a 0.